Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a manga, anime, fumetti e ovviamente tutto quello che comprende il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, oggi parleremo dello speciale Dylan Dog numero 39, ai confini del crepuscolo. Dopo la sigla siete pronti a partire? E allora partiamo! Ok ragazzi, ora prima di partire con il recensirvi un po' com'è questo albo e tutto, vorrei partire con una cosa un pochettino, diciamo, a mio avviso spiacevole. Allora, l'albo è diventato di 128 pagine, costa 7,90 €, ma non è questo il problema è quello che c'è scritto al suo interno in seconda di copertina. Ve lo leggo ragazzi, Allora, praticamente a partire da questo albo il numero di pagine dello speciale torna a 128, come primi scritti da sclavi. È mia convinzione che si tratti della lunghezza ideale per storie sia di ampio respiro sia dal ritmo serrato. Spero che la scelta incontri il vostro favore, intanto con effetto collaterale il prezzo non ha subito alcun aumento. Buona lettura. Allora, non è proprio così. Mi spiego. Non è il problema 128 pagine, perché ci sta, assolutamente, neanche il prezzo, ma 7,90 è il prezzo percepito. In realtà io pago di più, perché ci sono meno tavole, e quindi il prezzo in realtà è aumentato, ok? Questo deve essere chiaro, ma ovviamente so che corrono dei tempi non buoni. Sappiamo che è così, ma è la forma scritta che è sbagliata. Però questa è l'unica, diciamo, disamina che non va bene che voglio farvi, ok? Allora, parliamo un po' di adesso finalmente, no, dell'albo. Allora, partiamo da questa copertina. Innanzitutto vediamo da chi è stato creato e tutto, ve lo leggo perché giustamente non sono un fenomeno nel ricordarci tutto. Allora, il soggetto e la sceneggiatura ovviamente di Alessandro Billotta, i disegni sono di Nicola Mari e si vede, molto belli. La copertina è di Emiliano Tanzillo ed il lettering è di Riccardo Riboldi. Allora, partiamo subito dalla copertina. Allora, io di sicuro vi metterò in impressione subito la copertina mentre io la guardo. Allora, mi piace molto la striscia qua su blu con appunto scritto speciale, 128 pagine, 7,90 e tutto. Dylan Dog molto bella, la classica e tutto quanto. Ora, qui siamo in un cimitero gotico, perché questo è assolutamente un cimitero gotico, con appunto Dylan e questa misteriosa ragazza. Questa misteriosa ragazza si chiama Abby, ok? Vi dirò dopo chi è. Belle queste statue, veramente molto belle, e se vedete in basso a destra c'è appunto una lapide con Abby e il cognome e la data di nascita e di morte. Ora ragazzi, c'è una particolarità in questa copertina, ovvero questa storia è ambientata a fine settembre, cioè praticamente ora, ma c'è la neve, no? Cosa abbastanza insolita, suppongo. Però qui sono a Londra, dentro dicono che a Londra in questo periodo può succedere di tutto, ma va benissimo così. Ora, qual è una cosa importante da dire su quest'albo? Questo è in realtà, dovrebbe essere, attenzione, il quarto capitolo della saga del progetto X, ok? Chi è X? Praticamente X è famosissimo per chi ovviamente conosce Dylan Dog da tempi immemori, infatti comparve la primissima volta nel numero 7, La zona del crepuscolo, albo edito nel 1987, quindi io avevo esattamente 6 anni, quindi qualche buon tempo fa. Successivamente nel numero 57, quindi 50 numeri dopo, con Il ritorno al crepuscolo, e l'altro, diciamo, fratello X, perché sono due i fratelli X. Allora il primo sta nella zona del crepuscolo, sta a Inverari, ok? Mentre l'altro, che è un professore, sta al General Hospital, sempre a Londra, ok? E quindi questa dovrebbe essere, da quello che si evince, attenzione, da quello che ho capito, una specie di prequel, no? Non di quelle storie lì, ma del progetto X, ok? Ora, questa è una mia supposizione. Prima di queste 4 storie c'era, ve lo faccio vedere, questo qua, il pianeta dei morti, ok? 10 numeri, ok?
va bene, queste erano più pagine, non è importante, e praticamente gli speciali da quindi 14 numeri a questa parte sono, diciamo, incentrati su queste due, tra virgolette, saghe, perché sono delle saghe, diciamo, come se fossero un altro multiverso, ok? Tanto siamo abituati a vedere queste cose del multiverso. Ora, questo Dylan, questo speciale, ha una caratteristica particolare, perché si può tranquillamente leggere anche senza aver letto gli altri tre. È così, è così. Io in realtà nemmeno me le ricordo bene gli altri tre, perché? Perché purtroppo cioè, ricordarsi uno speciale ogni anno non è facilissimo. Certo, uno dovrebbe ricordarseli, per l'amor di Dio, se li ha letti. Ma diciamo questo non è il mio caso. Però ecco, ci sta, secondo me ci sta. Quindi, questa è stata, no, diciamo, la mia visione per quanto riguarda, no, questo albo, dove io lo colloco. Ora, vi dirò, per me manca qualcosa, ok? È anche il titolo che metterò nella copertina del video. Manca qualcosa, ma vi dirò più avanti che cosa. Ora, io mi soffermerei un attimo sui disegni, perché i disegni ovviamente sono di Nicola Mari, come vi dicevo, senza spoilerarvi nulla, ma il tratto è assolutamente inconfondibile, è bellissimo tra l'altro, e però vi dirò un'altra cosa. Volevo cercarvi una che avevo trovato prima, che mi era piaciuta veramente tanto. Ecco questa qua, dove si vede praticamente queste ebbie, dove si vede riflessa nel coltello. Ecco, mi sembra molto un omaggio a Chiaverotti, devo essere sincero, perché questa è una cosa tipica di Chiaverotti, ok? Quindi, allora, i disegni sono veramente molto belli, il tratto è inconfondibile, veramente inconfondibile. Però c'è una cosa che secondo me è un po' sprecata, mi spiego. Mari aveva disegnato appunto il numero 36, ok? Quindi il primo del progetto, il progetto X. E dopo ha disegnato questo, dopo altri numeri. E non è stato però impiegato per numeri della serie regolare. Secondo me è molto sprecato, perché ha un talento assolutamente innato, e secondo me dovrebbe, a mio avviso, sempre secondo me, disegnare qualche numero della serie regolare. Ora, giustamente lui è impegnato in questo numero, scusatemi, in questa saga, però secondo me dovrebbe essere impegnato anche lì. Che poi Mari, ecco, lui disegnava, lui è un disegnatore ormai nel settore Bonelli da oltre un trentennio, lui disegnava Nathan Never, storie veramente bellissime, e tutto quello che era il contorno. Approdando su Dylan Dog, ovviamente si è subito riconosciuto il suo tratto, e purtroppo guarda, vorrei farvi vedere veramente tantissime tavole, ma non vorrei veramente spoilerarvi qualcosa, no, della trama. Ecco, faccio vedere questo. Ok. Allora, quindi ecco, Mari secondo me è veramente un ottimo disegnatore, e dovrebbe avere più, diciamo, coinvolgimento nella storia regolare. Io almeno la penso così. Ora, come si svolge questa storia? Praticamente le prime 40 pagine Dylan Dog non compare, Dylan Dog non c'è, ma ci sono questi ragazzi, tra cui anche Abby, che praticamente sono dei crepuscolari. Sono delle persone morte, quindi dei non morti, ma non come i classici non morti come l'Alba dei morti viventi e via dicendo. No, sono dei non morti, diciamo, umani, tranquillamente umani, e sono praticamente tenuti in vita, e giovani, aitanti, tutto quello che è, grazie ad un siero. Vi ricorda qualcosa questo siero? Bene, qua viene descritto, è il siero M, creato da un professore, il nome non ve lo dico, ma è uno dei nomi, no, ve lo posso anche, no, non ve lo dico, però è uno dei nomi di Xavaras. Ora, quello che mi è venuto in mente è: l'avete letto l'ultimo numero di Dylan, quel che resta del tempo? Ho fatto anche un video, ragazzi, se l'avete visto ho fatto anche un video, anzi andatevelo a recuperare. Ecco, lì non vi avevo spoilerato nulla, ma in fondo a quell'albo c'è
Xabaras. Ora, il prossimo anno è il 40° anniversario di Dylan Dog. Se tanto mi dà tanto, questa è una mia impressione, se tanto mi dà tanto, con queste apparizioni oppure anche citazioni che c'è qua dentro, non c'è Xabaras, attenzione, c'è una citazione, se tanto mi dà tanto, il prossimo anno ne vedremo delle belle, ovviamente belle inteso con il ritorno di Xabaras. È possibile? Io spero di sì. Spero vivamente di sì. Questa ovviamente è una mia percezione, però assolutamente ci sta, almeno io non vedo l'ora. Allora, dicevo, questi crepuscolari praticamente sono immortali. Ora, questa Abby è stata uccisa, ok? Poi è tornata in vita, ma cos'è la particolarità? È che appunto lei va di nuovo in questo cimitero, incontra di nuovo i suoi aguzzini e i suoi compagni uccidono queste persone. Non vi dico il come e il perché, ma queste persone che vengono uccise non sono per nulla niente di buono. Diciamo questa è la solita retorica, no? Il buono, il cattivo, il bravo ragazzo, queste cose. In Dylan si sono viste tante volte queste cose, ma Dylan in realtà è nato come anticonformista. Ora diciamo che Dylan Dog non è più tanto anticonformista perché è visto come una persona normale, vegetariano, non fuma, non beve, è animalista, ok, una volta era visto come una cosa veramente un pochettino più anticonformista, ora è una cosa in questi tempi normale. Quindi questi ragazzi, no, tra virgolette, no, uccidono queste persone. Che succede? Non vi voglio raccontarne tutta la trama. Finalmente compare Dylan Dog alla vignetta numero 41-42. Perché? Perché la mamma di Abby la vede, la riconosce e giustamente va da Dylan Dog per assumerlo. Ora Dylan Dog, qui c'è un'altra cosa molto importante, dice una cosa che ogni dilaniato conosce, e conosce per forza, perché qua parla Dylan Dog del suo quinto senso e mezzo. Ora, noi sappiamo che cos'è tutto quanto, ma qua Dylan Dog lo spiega, lo rispiega, quindi praticamente è come se parlasse a gente che non sa chi è Dylan Dog, quindi questo può essere considerato anche un numero zero, e vi dirò di più senza farvi spoiler. Dylan è l'unico personaggio della serie di Dylan Dog da sempre che compare. Non compare nemmeno un suo fedele amico sempre con lui, o quasi, ma viene solo citato un pochettino. E quindi ecco, è per questo che secondo me questo speciale è fruibile a tutti. Ora, le prime 40 pagine, l'inizio è bello, a me mi è piaciuto, mi ha coinvolto, ma anche qui c'è quello che dicevo poc'anzi, manca qualcosa. Ora, secondo me, questo diciamo Dylan all'inizio è stato pensato per essere disegnato su 160 pagine, ok? Non è una lamentela, ma questo è un mio, diciamo, penso che sia così perché a un certo punto, da metà in là, è molto frettoloso. È molto frettoloso, ci sono delle situazioni un pochettino strane, veramente ci sono delle cose che succedono ma non capisci bene perché è successo, e quindi secondo me, cioè, lo capisci per l'amor del Signore, si capisce molto bene, però ecco, non è stato, diciamo, spiegato bene, ok? Quindi è stato un pochettino più frettoloso, ok? Verso il finale. È un peccato perché secondo me è incominciata veramente molto bene, nonostante Dylan Dog compaia dopo la pagina 40, scusate, la tavola 40, è un Dylan Dog che scorre molto bene. Ora, non ha nulla a che vedere con quello che fu la zona del crepuscolo oppure Albi, no? Che parlano sempre di quell'universo. Però, per quello che dico che secondo me è un prequel, però secondo me è così. Ora, ne vedremo delle belle? Secondo me sì, io ve l'ho detto poc'anzi, secondo me in questo albo c'è stato come diciamo, come per dirvi ragazzi, attenzione perché il prossimo anno è il 40° anniversario del Dylan. E io metto nel fuoco questo, questo e questo. Se l'avete percepito, probabilmente il prossimo anno vi aspetterete qualcosa di molto hyposo.
Se non l'avete percepito, avete solo letto una storia di Dylan Dog per farvi conoscere il tutto. Quindi, io ho almeno avuto questa percezione di questo Dylan. Come dicevo poc'anzi, la lettura è molto veloce perché non è, diciamo, i dialoghi ci sono, ma non sono assolutamente pesanti né nient'altro. Però si vedono dei personaggi molto importanti. Ovviamente X non c'è bisogno di conoscerlo, ok? Ovviamente i più dilaniati, no, come me, lo conoscono già da prima, non solo da queste storie qui, ma già anche da prima. Gli altri hanno imparato a conoscerlo ora. Io spero che qualcuno l'abbia comprato ora. Di qualche nuovo, ovviamente, appassionato che si avvicina a Dylan Dog, magari che legge qualche altra testata, tipo Dhampir, mi raccomando, leggete Dhampir, fuori programma. Quindi ecco, una storia che io, se devo dargli un voto, allora poteva essere un 6,5, quasi 7, ma col discorso che secondo me questa storia è stata pensata su una storia da 160 pagine, non da 128, che comunque sia fila lo stesso. Però diciamo che quelle 32 pagine mancanti, tavole mancanti, hanno comunque sia assorbito un po' la storia, quindi un po' resa confusionaria, appunto, come dicevo poc'anzi, troppo frettoloso il tutto. Però secondo me ci sta, ok? Ora, purtroppo, ecco, per vedere se avevo ragione o scoprire questa cosa, bisognerà aspettare il prossimo anno. E ancora appunto manca appunto un anno. Ecco, una volta i Dylan Dog, gli speciali uscivano a luglio, adesso sono slittati verso inizi di ottobre, fine di settembre. Però comunque sia, la curiosità è stata molto molto grande. Le mie aspettative per questo, diciamo, Dylan non erano altissime, devo essere sincero, non erano altissime perché l'ultimo speciale, il numero 38, non mi era piaciuto particolarmente. Di conseguenza non avevo molte aspettative e ero sicuro che però comunque sia sarebbe continuata quella saga. Il primo veramente bellissimo, il Progetto X. Il secondo ci siamo, non a livello del primo. Il terzo questo diciamo che si colloca un pelino dietro il secondo. Io ti parlo di questa mini saga di 4 anni. Però ecco, io ho avuto queste sensazioni. Avrò avuto ragione? No, lo sapremo, sai quando? Il prossimo anno. Oppure magari durante quest'anno ci saranno delle sorprese. Dubito fortemente perché secondo me sono completamente slegate sia la serie regolare, soprattutto l'Old Boy è completamente fuori da quello che è il progetto questo. Però ecco, io leggendo, no, un po' il tutto ho avuto questa impressione. Diciamo che qua troviamo un Dylan, che non l'ho detto prima, troviamo un Dylan a mio avviso veramente molto malinconico. Non vi dico che deve fare la festa o la gioia, deve essere sempre gioioso, per l'amor del Signore. Però diciamo che è sempre molto, diciamo, come se fosse depresso. Poi qui giustamente quando si incontra il Dylan lo incontriamo con la ragazza di turno, ovviamente come ci ha abituato lui, non va mai nulla per il verso giusto. E poi dopo incomincia quello che è la storia reale. Perché una volta che lui viene ingaggiato, decide con il suo quinto senza e mezzo, che è la cosa fondamentale, che il quinto senza e mezzo lascia dei dubbi, quindi quel dubbio è quello che gli fa scattare la scintilla per indagare sul caso. Quindi incontra Abby, anche qui veramente in una maniera molto, diciamo, veloce, non vi spiego come e il perché, ma diciamo che in modo quasi casuale, ecco, da quello che si evince da qua. E questa è una delle cose che in effetti dicevo poc'anzi, che appunto manca qualcosa. Però questo è quanto, ve l'ho detto, il Dylan scorre bene e appunto le tavole di mare sono fantastiche. Però ecco, c'è sempre, vi voglio far vedere un'altra tavola, ecco, questa è una scena di combattimento, vista? Perfetto, ok, non ci sono molte scene di combattimento, questo no, di sparatorie o quant'altro, però a me è piaciuto. 6 più, appunto per il discorso che manca qualcosa.
Molto bene ragazzi, io per adesso finisco qui di raccontarvi quello che è più o meno questo albo. Non vi ho raccontato nulla della storia praticamente. Perché? Perché, come dico sempre, a me piace che la gente lo compri, lo legga e che si faccia una propria idea. Perché queste sono le mie idee per quanto riguarda questo fumetto. Se avete qualche idea diversa dalla mia o avete percepito qualcos'altro, scrivetemelo qua nei commenti che sono molto curioso di leggerlo, ok? Perché giustamente non tutti abbiamo le stesse sensazioni. Ho visto uno o due video di qualcuno che gli è piaciuto, qualcun altro lo ha praticamente depennato dalla lista e quindi buttato nel fuoco, però giustamente ognuno ha la propria visione. Io non lo butterò sul fuoco, lo metterò tranquillamente nella collezione, non ho mai buttato niente, neanche questo, perché non è da buttare secondo me. Quindi ecco, io ho avuto diciamo, queste sensazioni. Non vi ho raccontato nulla, fatemi sapere voi cosa ne pensate, ok? Cosa importante, i prossimi numeri. Allora, non voglio farvi vedere questo, però ecco, i prossimi numeri sono, ecco, esco un po' dall'inquadratura io, sono trauma e qui vediamo appunto una forma reversibile di morte. Spero che si veda ragazzi, spero che si veda, ok? Che uscirà il 30 di ottobre. La copertina è particolare, vedremo quando uscirà. Trauma uscirà il 30 di settembre, quindi settimana prossima. Quindi molto probabilmente settimana prossima ci sarà la mia ovviamente personale recensione per quanto riguarda Trauma. Attenzione che settimana prossima esce anche il Dhampir, un altro fuori programma, perché io sono assolutamente un appassionato di Dhampir e quando me l'hanno praticamente ridotto a pagine, a meno pagine, con lo stesso prezzo secondo loro, ma non è vero, e so che purtroppo quest'anno non uscirà nemmeno lo speciale di Dhampir, perché doveva uscire fino a ottobre, inizio novembre, ma non c'è nessuna notizia, e quindi suppongo che purtroppo non uscirà e la cosa mi dispiace veramente tantissimo, e quindi uscirà anche il Dhampir, quindi devo vedere come, diciamo, aggiustarmi il tutto, perché sicuramente lunedì uscirà appunto il video con le nuove uscite della settimana della Bonelli e dovrò cercare di fare altri due video, quindi sia quello del Dhampir che quello di Trauma di Dylan Dog. Bene ragazzi, allora per il momento è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace ovviamente se il video vi è piaciuto e vi è interessato, e attivare la campanellina delle notifiche per per rimanere sempre aggiornati sulla programmazione del canale. Ok ragazzi? È molto importante, è fondamentale quella campanellina. Molto bene, noi ci vediamo molto ma molto presto, lunedì, e per il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!